Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di febbraio 2026. Abbiamo la carta della forza, amici del Capricorno. Può essere un momento di apertura del cuore, un momento dove si va in avanti e dove c'è anche la voglia, il coraggio magari di intraprendere qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 5 di coppe, un 2 di spade, un 5 di pentacoli, 10 di bastoni, abbiamo un matto, ruota della fortuna e un re di pentacoli con un cavaliere di bastoni. Bene ragazzi, come vedete ho cambiato la stesa e funziona così. Questa è la vostra energia, quindi se siete single potete anche solo fermarvi con questa lettura. In un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse. Non importa che tipo di relazione ci sia, se è ufficiale, se è agli inizi, se è consolidata, se è clandestina, è il movimento energetico, ok? Allora, andiamo a vedere questo 5 di coppe, qui avete 5 di coppe e 5 di denari, potrebbe esserci stata qualche delusione o per qualcuno potrebbe esserci a inizio mese, dipende sempre dalla decade in cui siete nati. 10 di spade e re di bastoni, il re di bastoni, ah no questo è pentacoli, scusate come non detto. Allora può esserci stata una chiusura con questo 10 di spade, o come il decidere, considerata la forza, il decidere di andare come avanti. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo il giudizio, 5 di bastoni e 10 di coppe. Con questo 2 di spade devo dire che c'è come un dubbio. Guardate, vi dirò, può essere che con questo giudizio qualcuno possa farsi vivo, potrebbe essere questa persona, questo re di bastoni con il quale o la quale avete chiuso qualche tema o chiuso addirittura la conoscenza, la relazione, non so, comunque è come se fosse un qualche cosa di vecchio qua. E qui potrebbe esserci con il giudizio una notizia, una chiamata da parte di questa persona. Considerato il 5 di bastoni, potrebbe essere come un contatto per chiarire qualche tema. Se non aveste nessuno nel passato, perché magari è una vita che siete single e non avete nessuno in testa, questo giudizio insieme al 2 di spade mi suggerisce il fatto che è come se riusciste ad avere un'idea più
ampia o come se vi faceste determinate domande, vi poneste certi punti interrogativi inerenti il vostro modo o di porvi nei confronti degli altri o di quelli che sono i vostri desideri o di quello che... cioè è un po' come rimettervi in discussione. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli. 2 di Pentacoli. E 6 di Coppe. Allora, qui abbiamo 2-2, quindi c'è come una sorta di dubbio, sì, tra il prima e il dopo, tra il vecchio e il nuovo, potrebbe anche essere... Vecchio ne vedo tanto, perché qua avete il giudizio e 6 di Coppe. Io sento che qualcuno di voi è come proiettato verso la relazione. Cioè probabilmente le esperienze, scusatemi, le esperienze passate vi hanno lasciato delle carenze ed è come se adesso steste cercando di capire, di riorientarvi verso, mi viene da dire proprio la favola, ragazzi. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, perché anche qui col 10 di bastoni, che è una carta di qualcuno che ha bisogno di lasciare indietro certi pesi, certe aspettative, rivedo un po' il 10 di spade. 7 di spade, probabilmente qualche idea che vi siete fatti, potrebbe essere qualche cosa che vi hanno detto al quale siete rimasti attaccati. E l'una, le proiezioni, potrebbe essere qualche bugia, qualche verità che vedete solo a metà, ma in effetti qui abbiamo detto che c'è come una rivalutazione, una presa di coscienza su, diciamo, tutta la realtà. I dubbi servono proprio per, diciamo così, cercare una nuova verità, per vedere altri punti di vista e con il giudizio secondo me ce la potreste anche fare. Qui con la luna, ragazzi, potrebbero anche esserci dei blocchi dati dalla paura o dal vostro lato d'ombra. Ripeto, con il 7 di spade mi sa tanto di proiezioni, Quindi se per caso siete rimasti legati a qualche ideologia, è come ora di lasciarla indietro. Andiamo a vedere, avete un matto. Io sento che qualcuno potrebbe entrare, una nuova storia, una nuova relazione, una nuova conoscenza. Amanti e 5 di pentacoli. Può essere una relazione effettivamente in equilibrio. Perlomeno l'attenzione o l'interesse è ricambiato. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Re di spade e diavolo. Datemi una carta per questo diavolo. Fante di coppe, 2 di coppe, mago. E c'è anche un 3 di spade. Guardate, associato al re di spade sento che sia più una questione di controllo. Con la ruota della fortuna c'è un bellissimo cambio, secondo me, che vi aspetta, però si tratta di mantenere il controllo, un po' sulle aspettative, mi viene da dire, con questo fante di coppa al contrario. E considerato che avete anche il 3 di spade, fate attenzione a non sacrificare troppo di voi stessi per l'altra persona. Io ho come questa sensazione perché avete la carta degli amanti e anche il 2 di coppe. E di solito si parla di trovare un punto di incontro, di un qualche cosa che è equilibrato, se vogliamo, no? Però è anche vero che con il re di spade e il diavolo c'è bisogno di mettere autocontrollo o un controllo su quello che si muove, mettiamola così.
È come un non lasciare andare le cose così come vanno, ma a dargli una giusta direzione. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Ok, Asso di Spade e Ruote della Fortuna. Sento che qui diventa poi importante fare un certo tipo di conversazione, come mettere i puntini sulle i. Andiamo a vedere anche una carta per il Cavaliere. Asso di Bastoni. Allora, ci sono tante carte che mi parlano di nuovi inizi. Ruota della Fortuna, il Matto, l'Asso di Spade, l'Asso di Bastoni. Ruota della Fortuna ne avete due, avete il Mago. C'è un potenziale secondo me qui, anche molto bello, ma fate attenzione perché qui avete due volte il 5 di Pentacoli. Un 3 di spade qui, c'è come un qualche vuoto, e qui li vediamo, no? Con il 5 di coppe e il 5 di pentacoli, che potrebbe essere sia un punto di forza in realtà, ma anche un punto di debolezza. Dipende da quanto autocontrollo avete, dipende da quanto voi impostate le cose in equilibrio. Con questo 3 di spade, il 3 di spade è una carta di sacrificio. Ok, però è come se qualcuno di voi pensasse che si deve sacrificare per riuscire a impostare una relazione, una conoscenza in equilibrio, ma non è così. Secondo me, entro la fine del mese, questa conoscenza potrebbe diventare qualcosa di più, ve lo dico, perché avete gli amanti, avete il 2 di coppe, avete due volte la ruota della fortuna. Quindi secondo me c'è come un buon terreno perché qualche cosa di bello e di nuovo inizi. Ok, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Io ragazzi parlo sempre dell'energia più forte che sento quando leggo le carte, voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, ok? Va bene. Partiamo con un re di coppe, l'imperatrice, 4 di coppe, cavaliere di pentacoli, diavolo, interessante perché il diavolo ce l'avete anche voi qui, luna che avete anche voi qui, e 5 di spade. Allora ragazzi, diciamo che si parte bene perché si parte con questo re di coppe. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 6 di coppe. Quindi direi che secondo me le cose per la vostra persona di interesse possono essere abbastanza armoniche all'inizio del periodo. Potrebbe esserci come uno scherzare, un fantasticare, potrebbero esserci dei momenti leggeri, sento. Andiamo a vedere l'imperatrice. 5 di spade, che c'è già qui, e giustizia. Ho come l'idea che potrebbe esserci una sorta di confusione da parte di questa persona su che cosa o come costruire con voi. La giustizia mi suggerisce che io credo che questa persona abbia bisogno come di regole, come di etichette nella relazione, perché c'è anche un 5 di spade, come se ci fosse della confusione. Potreste anche essere voi ad aver bisogno di queste regole, perché effettivamente voi avete un 2 di spade che è la carta del dubbio. Anche voi avete un 5, questo è un 5 di bastoni, questo è un 5 di spade. 5 di bastoni riguarda di più una confusione, se vogliamo, sulle azioni. 5 di spade è una confusione mentale.
e sento che con la giustizia c'è come bisogno di regolarizzare qualche cosa da parte di questa persona. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Il Papa e la Temperanza. A giudicare dalle carte a livello iniziale, sento che ha delle intenzioni elevate questa persona, ragazzi. Però è anche vero che con il Papa e la Temperanza c'è come bisogno di riequilibrare qualche cosa o potrebbe esserci come la necessità di fare un certo tipo di percorso spirituale. È come se, perché il 4 di coppe è girato al contrario, quindi c'è qualche cosa che manca, qualche tipo di consapevolezza, qualche tipo di equilibrio potrebbe essere. E con il Papa anche una certa comunicazione, secondo me. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. 3 di Pentacoli. È come se in questo momento non riusciste ancora a definire, diciamo, una progettualità per il futuro. È come se foste più impegnati nel capire se la persona, cioè se vi trovate con l'altra persona oppure no. E questa persona anche è come se avesse bisogno di capire qual è la strada, qual è il binario che si sta percorrendo. Sento che c'è come la voglia di appunto progettare da parte di questa persona, però è anche vero che non sa da che parte cominciare. Cioè, sento confusione mentale che di conseguenza porta a una confusione o addirittura ad un blocco a livello pratico, a livello fisico. Andiamo a vedere questo diavolo. Nove di bastoni, re di coppe nuovamente e diavolo. Ce l'avete 3 volte il diavolo, ragazzi. E il re di coppe di nuovo. Io credo che qui quello che potrebbe giocare a favore è la componente erotica. È anche vero che questo diavolo mi parla molto di controllo, infatti ve lo avevo accennato anche prima qui. Voglio andare a vedere anche un attimo la luna. 4 di coppe. E 9 di coppe. Questo era un 9 di bastoni. Ah. Allora, io ho la sensazione che questa persona non veda chiaro, non sappia bene come muoversi, cioè magari una sua idea di come vorrebbe le cose ce l'ha, ma non sa come incastrarla con la vostra idea. Probabilmente perché anche voi siete qui in questa fase dove state riesaminando quello che volete, magari le vostre ideologie, quello che per voi è la relazione ideale. E sento che questa persona tende a controllare, ma per un'insicurezza, perché si sta proteggendo fondamentalmente. Fate attenzione perché entrambe avete la luna, quindi potrebbero esserci delle proiezioni. Qui consiglio di parlare chiaro. Anche perché anche qui avete un asso di spade, che tra l'altro è girato al contrario, e quindi è proprio la comunicazione quella che dovete implementare. Oltre all'azione, perché è vero, avete anche un asso di bastoni. Andiamo a vedere il 5 di spade. Questa persona è confusa. Ok. Abbiamo un cavaliere di spade, un asso di coppe e il matto. Nuovi inizi, una nuova storia. Credo che questa persona potrebbe buttarsi nella conoscenza con voi
indipendentemente dal fatto che sia chiara l'obiettivo comune o no, perché il 5 di spade ce l'aveva qui inizio mese, ce l'ha anche qua a fine mese. Ci sono tanti assi qui, ragazzi. Secondo me c'è un buon potenziale di una nuova relazione. Se siete già in una relazione, oh, scusate, c'è come un nuovo inizio, una nuova avventura, potrebbe essere una ritrovata voglia di magari cercare un equilibrio, magari rimettere le cose a posto. Ecco, nel caso fosse in una relazione da un po', fate attenzione a questo diavolo e questo sette di spade, perché magari uno di voi due sta pensando che facendo in quel modo si protegge o protegge la relazione e invece in realtà è un modo di, come dire, indrizzare troppo forzatamente scusate, la relazione in una direzione specifica. Qui c'è come un po' da togliersi delle bende dagli occhi, eh? Voi avete un 2 di spade, proprio rappresentato da una persona bendata. E vi dirò anche un'altra cosa, c'è un tema che riguarda la famiglia. Quindi se per caso state già frequentando questa persona da un po' e c'è il tema figli che potrebbe essere in ballo, piuttosto che un progetto comune che magari è una casa, un viaggio, quello che per voi è importante, ecco, fate attenzione a essere chiari lì intorno, perché, come vi posso dire, potrebbero esserci dei crack. Mm. È come se ognuno dei due pensasse che l'altro o l'altra pensi una determinata cosa. Invece qui parlate chiaro, perché supporre non porta da nessuna parte. Andiamo a vedere qualche oracolo. Sinfonia incompiuta. È come se si fosse aperto un discorso e non si fosse portato a compimento. Ehm, per voi lo sento per quello che riguarda un lavoro personale, per l'altra persona il fatto di chiarire certi punti all'interno della relazione. C'era un 9 di bastoni, qui è come se l'altra persona in qualche modo si stesse proteggendo, stesse mettendo delle barriere. Fai attenzione alle bandiere rosse, tanti diavoli ragazzi, 7 di spade, 2 volte la luna, ce n'è. Ci sono segnali che ti mettono in guardia. Che secondo me sono abbastanza gestibili, perché anche qui voi avete il re di spade, quindi voglio dire, sapete come mettere le giuste regole. Però cercate questo equilibrio, non sacrificate troppo del vostro tempo con questo 3 di spade. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che per fare lo stesso lavoro sulle credenze limitanti sì, lo potete fare in via privata, personale, oppure attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, vi insegno a cercarle e come cambiarle. E in quella sezione ci sono anche tanti altri temi di metafisica, di metamedicina, che sono un po' tutto quello che io ho studiato in decenni, che ho condensato e messo lì a disposizione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero perché ci sono dei temi che spiego nella playlist 1 che poi vengono ripresi nella 3. Però ecco, se vi mancano le basi poi rischiate di non capire tutto. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!